Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vediamo come preparare in casa degli acquerelli metallizzati o perlati utilizzando della polvere di mica. La mica, come vedete, è una polvere estremamente brillante, dai colori molto vivaci, ed è praticamente una polvere che viene utilizzata come base per la produzione degli ombretti. Pertanto, se in casa non avete la polvere di mica, almeno per iniziare a provare a fare questi acquerelli, potete anche utilizzare degli ombretti in polvere. Ora io qui vi faccio vedere questa palette che avevo preparato tempo fa, dove potete vedere che ci sono svariati colori, a cominciare dai colori metallici come l'oro, l'argento, il bronzo, il rame e poi tutta una serie di colori perlati. Come palette ho utilizzato questa, che inizialmente erano dei colori a tempera, che però non butto via perché un domani mi possono servire come colorante per altri lavori dopo averli di nuovo ridotti in polvere. Il vantaggio di potersi fare gli acquerelli in casa non è soltanto una questione economica, che sicuramente ci porterà a risparmiare qualcosina, ma è anche il fatto che questi colori, oltre a essere poi mischiati sulla carta nel momento in cui andremo a dipingere, possono anche essere mischiati nel momento in cui prepariamo i colori. Quindi possiamo creare tutte le nuance che vogliamo. In proposito vi faccio vedere questo ritocco madreperla che ho volutamente lasciato liquido e che ho creato per l'appunto utilizzando svariati colori in maniera da ottenere questo colore proprio tipico della madreperla. Vi faccio vedere. Ecco, ora qui su un foglio bianco si nota poco, perché praticamente questo colore che ho lasciato appunto molto liquido serve proprio per dare una patinatura finale quando voglio ottenere un effetto madreperlato su tutto il quadro. Però possiamo vedere anche gli altri colori. Prendiamo per esempio questo viola. E vedete che come un normale acquerello può essere diluito con l'acqua fino a diventare molto trasparente. Quindi andiamo a vedere come si preparano questi acquerelli. Allora ci occorreranno, oltre ai colori di polvere di mica, dell'acqua demineralizzata, della gomma arabica liquida e un conservante che potrebbe essere per esempio l'essenza di lavanda. Ora il conservante non è proprio assolutamente necessario, perché se per esempio abbiamo intenzione di produrre poco colore e utilizzarlo subito, in questo caso non è necessario appunto utilizzarlo. Diversamente ci occorrerà anche una scatolina dove conservare i nostri acquerelli, che può essere una scatolina tipo questa, o addirittura, se non abbiamo neanche quella, possiamo anche utilizzare queste vaschette per il ghiaccio. L'unico problema è che qui poi non avremo un coperchio. Quindi se abbiamo intenzione di preparare poco colore da utilizzare subito, possiamo farlo direttamente dentro una tavolozza, altrimenti dobbiamo procurarci una ciotolina in cui prepararlo per poi trasferirlo nel contenitore. Quindi prendiamo un colore, userò questo verde acqua molto bello, e andiamo a mettere un po' di colore nella tavolozza. Quindi aggiungiamo qualche goccina di acqua distillata
incominciamo a lavorarlo per mischiarlo bene. La cosa migliore è utilizzare una spatolina come questa, ma se non l'avete potete usare anche uno stecchino di legno o qualunque altra cosa. Ecco, una volta che abbiamo mischiato bene con l'acqua, aggiungiamo qualche goccia gomma arabica. Anche se andiamo a occhio, dobbiamo comunque utilizzare i 3 elementi nella stessa quantità. A questo punto, se fosse un colore che devo conservare a lungo, dovrei aggiungere proprio una goccina anche di questa essenza di lavanda per conservarlo meglio. Quindi lo mischiamo molto bene. Dopodiché, se vogliamo, possiamo appunto utilizzarlo così direttamente com'è, come faremmo con un qualunque colore ad acquerello che andiamo a stemperare nella tavolozza. Se invece lo volessimo conservare, lo dobbiamo mettere nel contenitore e lasciarlo a riposo per diversi giorni, perché tenete conto che comunque la parte liquida andrà ad evaporare un poco per volta e quindi con il tempo si solidificherà, ma non è una cosa che avviene nell'arco di poche ore. Quindi andiamo a provare questo colore. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like e condividetelo sui social con chi ha la vostra stessa passione. Usate i commenti per fare domande o per proporre nuovi argomenti per i prossimi video. E se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per sapere sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e ciao! Quindi vedete che il colore è molto intenso e quindi anche quando viene molto annacquato mantiene comunque la sua brillantezza e questo effetto perlato.